Buongiorno a tutti dal Duca di Evian. Buona giornata a tutti gli iscritti, a tutti quelli che si stanno iscrivendo e a tutte le persone che mi hanno telefonato per pormi delle domande su cosa fare. Io vi ringrazio tantissimo e oggi faremo una piccolissima menzione sullo scaccomatto di Anastasia. Lo scaccomatto di Anastasia è uno dei più belli perché viene praticamente fatto con la torre, ma con la collaborazione del cavallo. Anche se io amo molto le cavalline, no? Perché le cavalline sono tremende sugli scacchi. Comunque, il matto di Anastasia non è che l'ha inventato un grande giocatore o un tecnico, no, è stato un romanziere tedesco che all'inizio del 1800 scrisse proprio il matto di Anastasia e dentro questo libro c'è il diagramma di come è stato fatto questo matto. Ce n'è un altro molto simile che però lo dedicherò a un caro amico di un gruppo di scacchi che anche lui tiene il cognome di questo scaccomatto. Forse lui non lo sa e appena lo vedrà rimarrà incantato, perché comunque adesso lo scaccomatto di Anastasia lo spieghiamo nella maniera più semplice. Non voglio usare termini accademici, scacchistici troppo complessi. So che voi sapete tantissime cose, però ce ne sono tantissime altre persone che non sanno proprio niente della scacchiera, della nomenclatura, delle frasi, dei titoli, quindi useremo solamente dei nomi, dei sostantivi capibili, comprensibili a tutti. Quindi non pensate che non si sappia che, però io voglio che tutti quanti comprendano quello che io dico. Adesso ve lo ripeto ancora una volta, iscrivetevi, fate iscrivere i vostri amici, agli amanti degli scacchi. In questo canale se ne vedranno delle belle, sia con me che con altre persone. Ed ora partiamo, via! Bene, questa qui è una piccola scacchiera, stavo facendo delle prove, adesso la svuotiamo. Ecco, è più semplice farla vedere svuotata questa scacchiera. Praticamente noi con un cavallo, una torre e chiaramente il povero re possiamo applicare questo scaccomatto di Anastasia. È molto bello perché praticamente il cavallo in campo che sembra inerte in un finale invece può fare la differenza perché collabora lo scaccomatto con la torre. Per fare questo scaccomatto chiaramente il re avversario deve essere bloccato da qualche cosa, probabilmente da un suo pedone, un po' così. Se questo cavallo sta in questa posizione sta dominando questo e quest'altro casolare, le chiamano case, a me piace chiamarli casolari perché facendo questo qui il re non può uscire per andare in quest'altra traversa, può solamente aspettare che questa torre gli faccia scaccomatto. Questo è scaccomatto perché praticamente il re qui non ci può andare, quindi è matto. Però così è visibilissimo, in una partita invece incomincia a non essere visibile. Però in un finale tipo questo uno già dovrebbe ragionare, ma non perché lo pensa, ma perché lo sa. Se quel cavallo sta lì, io non devo far spostare questo, devo cercare immediatamente di fare questo passaggio per poter dare matto. Ed è qui viene il bello, perché questo matto si può ottenere in qualsiasi posizione che sta. Così, così, ma si può ottenere anche non solamente agli angoli o eccetera eccetera, ma anche qui. La cosa importante è che il cavallo domini la destra e la sinistra del re, in modo che la torre
che sta collaborando in 2 mosse faccia matto. Immaginate che qui ci sono tanti pezzi, no? E quindi non si vede così facile di vedere questo matto, però sapere, o che ne so, dare così o così, la prima cosa che si pensa dice io vado qui, poi che ne so, metto un pedone qui, invece no, l'idea è sapere quelle cose che devono essere memorizzate, come le tabelline, come i verbi, che questa torre deve tendere a fare matto in 2 mosse, così. Solo così, perché questo è il matto. Però la cosa bella non è che io vi ho fatto vedere una cosa così semplice, ve lo faccio vedere perché tantissime persone, anche i principianti, appena entrano nel gioco degli scacchi incominciano a studiare le aperture, a studiare il libro di qua, a studiare il libro di là, poi a un certo punto cominciano a dire ma se io non ho un piano, se io non ho una strategia, che è meglio avere più tecnica, che è meglio avere più strategia. Io non voglio parlare di queste cose, però posso dirvi che se voi sapete delle cose semplicissime, chiaramente un qualcosa d'apertura bisogna sapere, però cose semplicissime che vi indirizzano un qualcosa. Per esempio la partita più comune è mettere questo pedone qua. Gli esperti sanno che l'hanno messo sulla casa, diciamo il 4, e questo va nella casa il 5, però io preferisco dire il pedone va qua, l'altro pedone contrasta il pedone, il cavallino bianco di Napoleone vuole mangiarsi questo pedone e il cavallo di Cesare invece vuole proteggere questo pedone. Che fa il bianco in realtà? Le nozioni più semplici degli scacchi è mettere al sicuro il re. Il re è la cosa più importante della scacchiera, è l'unico che non ha un valore vero, è l'unico che non ha un punteggio, è l'unico che non muore mai, però se casca ha perso la partita. Quindi praticamente il bianco farà o così, qualcuno così, mettiamola qua. Perché? Perché così lui è pronto per mettere a sicuro il re. E come lo fa? Lo fa con una regola semplicissima che si chiama arrocco, cioè si mette dietro la torre. Che farà il nero? Il nero, che ne so, c'ha il suo cavallo, anche lui vuole mettere al sicuro, quindi deve far uscire questi 2 pezzi, fare uscire l'altro bel cavallo, questo bel cavallo minaccia questo bianco. Cosa può fare il bianco? Il bianco o fa uscire un'altra volta il cavallo, o difende questo pedone e fa uscire il cavallo. Ma tanti, invece di far uscire il cavallo, arroccano subito. Arroccano. Perché arroccano? Perché mettono immediatamente al sicuro il re. Quindi il re ha un qualcosa di vantaggio che sta al sicuro. Questo qui teoricamente potrebbe prendere, però se lui prende praticamente dopo gli metti questo, deve fuggire questo, gli cambi questo e guadagni un pedone. Però noi non siamo qui per vedere se l'apertura come o non, come non fare, noi siamo qui per vedere il matto di Anastasia. Quindi praticamente il nero, che ne so, invece di mangiare farà questa mossa, tende a controllare questa linea dove sta il re e si libera del posto per poter anche lui mettere al sicuro il suo re, che è la cosa più importante da fare. E lo dico certe volte anche a me, quando si perde perché non hai fatto queste cose elementari, che poi alla fine te le ritrovi che nel medio gioco che sei in mezzi guai. Quindi praticamente lui vuole arroccare qua. Il bianco che fa? Uno dei regolamenti più semplici è far uscire tutti i pezzi, quindi che ne so, fare uscire quest'altro pezzo, il cavallo. Però io, sempre perché vi voglio fare qualcosa sopra il matto vorrei che questa torre, che per noi è importantissima, sia perché protegge questo pedone,
e sia perché si incomincia a intravedere senza difficoltà che, siccome il nero vuole fare l'arrocco corto, cioè sul lato di re, che succede? Che tu hai già una torre incolonnata che se messa qui spara direttamente al re, e c'hai questo famoso cavallo che per fare il matto di Anastasia deve stare qua, il pedone già c'è, quindi praticamente tu senza che applichi niente di mostruoso, di geniale, stai mettendo lì una possibilità senza pagare pegno di poter fare un matto di Anastasia. Lui si preoccuperà esclusivamente di arroccare. Lui arroccando tenderà a mettere questo qui dopo. Perché? Perché praticamente questa torre, lui lo sa che questa torre è un qualche cosa di pericoloso. Però guardate bene, questa torre sta qua, può essere raddoppiata, può essere triplicata, si possono fare tantissime cose con questa colonna. Anche lui può fare la stessa cosa, ma lui ha una mossa in meno. Il bianco ha sempre una mossa di vantaggio, quindi ha l'iniziativa. Se questa iniziativa è protratta da subito in un possibile matto, in questo caso che stiamo facendo è il matto di Anastasia, sta in vantaggio non solo in modo come iniziativa, ma anche come piano, che quello lì non lo sa che tu stai facendo questo piano. Chiaramente se verrà attaccato questo cavallo e lo si perde, il matto tu lo puoi fare solo se ce ne metti in alto il cavallo. Se per esempio che ne so, io sono conosciuto con i cavalli del Duca, chiunque mi conosce mi può mangiare i cavalli perché dicono che sono fortissimo con i cavalli. Quindi se mi levano i cavalli, io già so che il matto di Anastasia non posso farlo, quindi mi applicherò su altri tipi di matti, altre cose. Però se tu hai un cavallo e stai in una posizione veramente congeniale, ma tu sei in vantaggio incredibile, perché una volta tolto questo eccetera eccetera, e riesci comunque a fare questo, e ci vuole un attimo che poi tu a un certo punto ti ritrovi che ne so, questo di solito succede sempre, ma non è un matto perché tu avevi raddoppiato, è un matto proprio di Anastasia, è un matto meraviglioso. Quindi io voglio che vi divertiate. Questo matto di Anastasia è molto famoso, assomiglia anche ad altri matti, specialmente a uno di questo amico che poi in qualche parte glielo dirò come si chiama. Adesso io vi saluto, vi ringrazio, spero che questa piccola introduzione vi sia piaciuta. Ci vediamo al prossimo matto, e se il mondo ce l'ha con voi, il Duca di Evian ti dice divertiti. Ciao!